vedete tengo fede al mio proposito di postare più regolarmente e con più frequenza i miei video sui giochi. Oggi vorrei parlarvi dei giochi nelle formazioni interculturali per bambini e adolescenti. Forse non tutti sanno che alcune agenzie di servizi alla mobilità offrono anche la possibilità di formare bambini e bambine in arrivo nei nuovi paesi con i loro adulti che si rilocano appunto internazionalmente. Io sono diventata formatrice interculturale per bambini a Giacarta, dove ho vissuto dal 2014 al 2018. L'agenzia che mi aveva, diciamo così, ingaggiato mi ha formata e mi ha fornito tutta una serie di attività, di giochi, di suggerimenti per appunto portare avanti questo tipo di formazioni. Però io mi sono trovata molto bene, come spesso mi accade, a rifarmi alla mia esperienza personale, in particolare alla esperienza di mamma che ha sempre usato il gioco come strumento per aiutare i suoi bambini a adattarsi più rapidamente al nuovo paese e anche a stringere nuove amicizie, soprattutto giochi che io ho dovuto adattare anche alle diverse culture nelle quali abbiamo vissuto, culture a volte anche molto diverse tra loro. Quindi sono partita proprio da lì e il mio consiglio spassionato è di fare lo stesso, e cioè di cercare di creare voi la vostra personale palette di giochi, adattando i giochi che più vi piacciono e che più avete nelle corde, sapete che funzioneranno, partendo proprio dalla vostra esperienza personale. Ricordo che la prima bimba che ho formato a Giacarta era una bimba indiana di 6 anni, no, 8 anni. L'ho formata proprio cominciando con un gioco che è sempre stato un grande hit per i miei bambini durante i vari compleanni, feste, ritrovi con amici nelle varie parti del mondo, e cioè l'oggetto misterioso. È un gioco che è molto semplice, che potete organizzare anche la mattina stessa in cui andate a fare la formazione. Vi basta prendere alcuni oggetti dalla casa, oggetti di uso quotidiano come una penna, un rossetto, una pila, una chiave, insomma tutti gli oggetti che trovate in giro, e una benda per gli occhi, portarli alla formazione, poi bendare il bambino o la bambina e farlo giocare a indovinare l'oggetto soltanto con il tatto, e quindi appunto è un gioco insomma che di solito diverte molto, che i bambini e le bambine fanno molto molto volentieri, che tra l'altro è molto utile per spiegare la sensazione che si prova quando si arriva in un nuovo paese. Si deve capire come funzionano le cose, ma in realtà non si ha magari non si hanno tutti gli strumenti in mano. Questo è un gioco che naturalmente si fa o seduti per terra o a un tavolo, ma mi viene subito in mente di dirvi la cosa importante che è in questi casi, quando si formano dei bambini, soprattutto se molto piccoli, di alternare le attività statiche a dei giochi che permettono loro di muoversi e di sfogarsi anche un po'. È molto importante perché se il gioco permette una maggiore concentrazione proprio perché diverte e quindi intrattiene molto di più, è anche importante dare spazio alla loro necessità di muoversi e di scaricare l'energia. A questo proposito, uno dei giochi che fanno muovere le personcine che vengono formate mi viene dal suggerimento di un'amica che mi ha parlato di quella che negli Stati Uniti si chiama Thumb Ball. È una palla appunto prodotta lì e usata per attività di gruppo, usata nei vari gruppi. Su ogni esagono di questa palla sono stampate delle domande e i partecipanti se la tirano, e quando il partecipante la afferra guarda su che domanda si è posato il suo pollice destro e risponde alla domanda in gruppo, e così si va avanti. Si può usare in una varietà di modi. Io l'ho voluto adattare, e cosa ho fatto? Ho comprato una palla bianca e ci ho disegnato ci ho scritto su i numeri. La vedete un po' sporca perché appunto l'abbiamo usata parecchio con i miei bambini. Poi ho stampato un foglio e ad ogni numero avevo fatto corrispondere una piccola sfida, un compito da portare a termine, un indovinello, una domanda a cui rispondere.
E la cosa bella di questo gioco è che in realtà le domande corrispondenti ai numeri si possono adattare alla situazione dei bambini e delle bambine che si vanno a formare. È un gioco simpatico perché gli si può far lanciare la palla in maniera anche molto accelerata e naturalmente sta al trainer decidere quando bloccare il lancio, e si può anche decidere di farla lanciare a un ritmo più serrato, e quindi insomma si garantisce anche un po' di movimento. Un altro gioco che io faccio sempre per farli un po' muovere è quello che ho chiamato e che ho ribattezzato il gioco della felicità, e che in realtà si chiamava gioco dello stress, e l'ho imparato quando ho ricevuto io una formazione, un training nell'ambito della formazione interculturale, e consiste nel collocare il bimbo o la bimba nel centro della stanza. Deve essere una stanza di capienza abbastanza ragionevole, diciamo, dicendo loro che al lato sinistro all'estremo sinistro della stanza c'è il massimo della felicità, all'estremo destro c'è il massimo dell'infelicità e al centro c'è la zona di equilibrio. E poi si chiede appunto al partecipante di spostarsi lungo questa linea a seconda del grado di felicità o infelicità che ogni proposta che viene dalla formatrice suscita. Quindi basta proporre una serie di situazioni in maniera anche qui abbastanza serrata, situazioni che possono essere i tuoi attuali amici, la tua nuova scuola, la nuova stanza in cui dormi, la tua casa, il cibo nel tuo nuovo paese, gli amici che hai lasciato alle spalle, e chiedere appunto al bimbo o alla bimba di spostarsi nei vari punti della stanza a seconda del grado del sentimento che questa affermazione gli suscita. E anche questo è un gioco abbastanza divertente, perché oltre a farli muovere dà anche alla formatrice la possibilità di capire se ci sono dei punti critici che magari può decidere anche di provare a discutere con la personcina. Tornando invece al tavolo, perché naturalmente appunto l'importante è alternare, un gioco che io porto sempre con me e che amo tantissimo nelle formazioni sia con i bimbi più piccoli che con diciamo, gli adolescenti, è il Dixit. È un gioco che immagino conoscerete, è un gioco molto molto conosciuto, e si basa sull'uso di carte molto colorate, molto impattanti, anche un po' agghiaccianti, se devo dire la verità, che però insomma piacciono molto, soprattutto ai bambini più piccoli. L'unico svantaggio del Dixit è che per avere un certo risultato deve essere giocato almeno in 3 persone, quindi se avete soltanto un bambino o una bambina da formare, il rischio è di non poterlo fare. Io lo metto sempre nel mio materiale per la formazione, perché può sempre succedere che in casa ci sia un genitore che ha un po' di tempo, o un fratello maggiore, che appunto possono dedicare una mezz'oretta, e allora mi piace molto farlo giocare, perché è un gioco ideale per parlare dell'interpretazione, in particolare di come sia più facile interpretare le cose con una grande probabilità di essere nel giusto quando si conoscono le persone. Sia il Dixit che i giochi che vi ho illustrato fino ad ora non si possono naturalmente fare online, o si possono fare online ma con degli adattamenti molto drastici. Ma purtroppo dopo il Covid è cominciata anche questa pratica di dare le formazioni anche ai più piccoli attraverso lo schermo, che è una cosa a cui io ho fatto molta fatica ad abituarmi, e che però appunto viene sempre più usata. Ora, mantenere fissi a uno schermo dei bambini di 6 o 7 anni è un'impresa davvero molto, molto, insomma, direi titanica. Ci sono naturalmente degli accorgimenti, uno di questi è di avere un genitore o altra persona a fianco del bambino nella stanza, e istruirli in anticipo su alcune attività che verranno fatte, e appunto permettendo così al bambino di poter giocare un po' anche nel suo ambiente e non soltanto attraverso lo schermo. Per i giochi attraverso lo schermo ci sono tantissime piattaforme, tantissime risorse che potete trovare online. A me piace molto usare una piattaforma che si chiama Genially, io la uso in inglese ma è disponibile anche in italiano,
che propone dei template di giochi già preparati, alcuni dei quali sono già davvero molto semplici, molto utili da usare così come sono. La cosa bella però dei template di Genially, come di tante altre piattaforme, è che si possono adattare i template ai propri giochi. Una cosa che ad esempio io faccio molto è l'uso del memory. Mi piace molto quando devo parlare del nuovo paese, usare il memory, lo uso sia online che anche in presenza, e quando lo uso in presenza non faccio altro che stampare delle immagini relative al paese, plastificarle e tagliarle, come vi avevo spiegato nel video sulle carte nella formazione, ma online appunto carico le immagini e le adatto al paese in cui i bambini e le bambine arrivano, perché ricercare le immagini a coppia li porta a focalizzarsi su alcune immagini magari di curiosità del paese, di cose particolari che possono attirare la loro attenzione, e oltre appunto a intrattenerli e a divertirli, questo gioco ha il vantaggio di introdurre un po' il discorso sui vari paesi, ma soprattutto di suscitare la loro curiosità, che è sempre una cosa molto positiva, soprattutto all'inizio. Un'altra attività che io uso molto online è quella del far indovinare dove è stata scattata l'immagine. Naturalmente mi informo a priori su quelli che sono i paesi nei quali i ragazzini hanno vissuto abbastanza a lungo da poterne avere qualche ricordo, e poi compongo un PowerPoint con delle slide di diverse immagini dei vari paesi tutte mischiate, e chiedo loro di indovinare di quale paese si tratta. Anche questo è un gioco che in genere piace molto, anche perché li coinvolge personalmente e li mette immediatamente in relazione con la loro storia. Ecco, questi sono alcuni dei giochi che volevo condividere con voi, che io uso regolarmente e sempre con abbastanza successo. Poi, ripeto, appunto, ognuno può prepararsi la sua palette di giochi. Se avete dei giochi che volete suggerirmi, o se avete domande su quello che vi ho appena raccontato, o suggerimenti per prossimi video, la mia mail non cambia, è sempre info@claudialandini.it. Ci vediamo al prossimo video, e intanto io vi rinnovo la mia raccomandazione di sempre: mi raccomando, non smettete mai di giocare. Ciao!